Bentornate e bentornati nell'Officina del Backgammon. Nei due video precedenti abbiamo visto le aperture standard e quelle con varianti. Oggi invece parliamo di risposte e lo facciamo analizzando quei casi dove ci troviamo a rispondere con un doppio. Sembrerebbe scontato, ma è facile fare errori, quindi vi consiglio di memorizzare queste risposte come fossero degli standard. Iniziamo dal doppio più alto, il doppio 6. L'avversario ha aperto con 5-3. La risposta standard consiste nel costruire un'ancora e conquistare il midpoint. Due importanti obiettivi raggiunti in un colpo solo, senza contare il grande vantaggio in corsa. Ottima partenza. Se però l'avversario ha aperto con 6-1, occupando la punta 18, i nostri piani sono rovinati. Non ci resta che muovere in questo modo. Che fare invece con il doppio 5? L'avversario ha aperto con 4-2. Questa è la risposta standard. Le cose però cambiano se l'avversario ha splittato i corridori. Vediamo come. Dopo l'apertura 2-1 ha splittato lasciando una pedina singola sulla nostra punta 1. In questo caso la mossa corretta è colpire e chiudere un'altra punta in casa, cercando di ostacolare al massimo il suo rientro dal bar. Se invece ha splittato sulla punta 3, ad esempio dopo apertura 5-2, facciamo festa. Con 6-1 colpiamo la prima pedina e con 8-3 la seconda. In un colpo solo mandiamo due pedine sul bar. Fenomenale. Qualora però i corridori siano splittati, ma nessuno dei due è raggiungibile dal nostro doppio 5, la risposta corretta rimane quella standard. Ora passiamo al doppio 4. Con la risposta standard otteniamo più obiettivi insieme. Ci ancoriamo sulla punta 20, la nostra golden anchor, e alleggeriamo il midpoint occupando la punta 9. Le cose però cambiano qualora ci sia la possibilità di colpire l'avversario. Vediamo in quali casi. Dopo l'apertura 5-4, l'avversario ha splittato e si trova sulla punta 5. Senza pensarci su, lo colpiamo e conquistiamo il golden point. Super! Se invece il 5-4 di apertura fosse stato giocato two man down, allora colpiamo sulla punta 16 e occupiamo la punta 9. Che fare invece dopo l'apertura 3-2 dell'avversario? La risposta migliore consiste nel colpirlo e conquistare la golden anchor. La risposta aggressiva, che colpisce e occupa due punte in casa, è valida solo se abbiamo necessità di vincere un gammon. Altrimenti, in particolar modo se siamo avanti nel match, meglio assicurarsi fin da subito una forte ancora. Infine, non fatevi mai scappare l'occasione di colpire due pedine. Dopo l'apertura 4-3 dell'avversario, la mossa corretta diventa colpire e colpire di nuovo. Due pedine sul bar, olè. Oppure, dopo l'apertura 4-1, anche qui colpiamo due volte. Intuitivo, no? Per oggi fermiamoci qua. Le altre tre risposte, doppio 3, doppio 2 e doppio 1, nel prossimo video.